Amici, sono sicura che anche voi in frigo avete qualche avanzo della settimana. Oggi ci prepariamo una pasta al forno pazzesca. Vediamo cosa trovo io in frigo. Allora, io nel mio frigo ho trovato questo, che è ciò che mi è rimasto da questo weekend. Ovviamente prendete tutto ciò che avete dimenticato nel fondo del frigo, lo so che lo avete, e ci facciamo questi ziti pazzeschi. La pasta al forno per me non può non avere le polpettine. Abbiamo solo della salsiccia, diventerà in qualche modo delle polpettine. Andiamo a toglierla dal budello e a formare delle polpettine piccoline, saranno super golose e soprattutto cuoceranno in un attimo. Le rolliamo un attimino per renderle uniformi. Allora lo so, non sono quelle tradizionali, però si sopravvive. Tocco di farina, le andiamo appena a sporcare e possiamo andare sul fuoco. Devono ben abbrustolire, quindi non le girate, aspettate qualche minuto, poi le potete mescolare. Devono fare una crosticina perfetta. Mentre le polpettine vanno, tritiamo aglio e cipolla. Schiacciamo 3 spicchi. Deve essere un sugo saporito. Cipolla, anche questa fine. Io ho provato di tutto per non piangere. Salame avanzato dall'aperitivo di ieri, togliamo la pelle, anche questo lo facciamo a cubetti, belli spessi. E via in pentola, quindi cipolla, salame, e aglio. Profumo. Pomodoro, passata, polpa, quello che avete. È chiaro che voi l'avete in dispensa, voglio dire, come fate ad essere felici altrimenti? Un goccio d'acqua e poi in pentola. Pizzico di sale, poco perché il salame è già bello sapido, e una bella grattugiata di pepe. Abbassiamo il fuoco, copriamo con un coperchio e facciamo cuocere per circa 30 minuti. No, scherzo, abbiamo un sacco di cose da fare. Andiamo con il formaggio. Provola, in realtà qualsiasi formaggio filante andrà benissimo, anche questo sempre a cubettoni. Ziti, sono sicura che anche questi ci saranno nella vostra dispensa. No, scherzo, ovviamente qualsiasi tipo di pasta, rigatoni, paccheri andranno benissimo. In questo caso li andiamo a spezzare. Possiamo calare la pasta e la andiamo a scolare al dente, super al dente. Nel frattempo ci occupiamo della ricotta. Ho del basilico che mi è rimasto dalla pizzata di ieri, lo andiamo a rompere semplicemente con le mani, un bel pizzico di sale, grattatina di pepe, anche un giretto d'olio che alla fine non fa mai male in una pasta al forno. Scoliamo la pasta direttamente in ciotola e mi porto dietro anche un po' di acqua di cottura. Versiamo il sugo, aggiungiamo la provola e poi la mozzarella. Una bella mescolata, deve essere ultra sugosa. Se necessario aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta. Possiamo andare in teglia. Uno strato di pasta, poi cucchiaiate di ricotta, parmigiano, secondo strato di pasta e guarniamo con basilico fresco, altro parmigiano, provola e mozzarella. Andiamo ad infornare questi 13 kg di bontà a 180 gradi per circa 20 minuti. Beh, alla nostra. Pazzesca! Provatela e fatemi sapere. Ciao amici!